Per quanto riguarda le discipline invernali, dove la gente è più abituata a sentirti in telecronaca, non ti dico una classifica, ma fammi dai qualche nome degli atleti che ritieni più forti, e fammi magari un excursus per ognuno. Sai, ma non è difficile, cioè, se l'idea è quella di sapere chi è il più forte di tutti, non è possibile. Sì, in ambito discipline invernali è complesso perché devi andare a comparare tanti sport, questo è un periodo con tanti fuori classe. La scelta di uno anziché l'altro dipende molto dal passato di chi si pone nella condizione di scegliere, no? Quindi sono scelte personali, dai. Chiaramente. Non hai menzionato pattinaggio di figura a caso, oppure No. te la sei dimenticato? No, volutamente non l'ho menzionato perché per quella che è la mia storia, per me il più grande sta lì, nel senso che Yuzuru Hanyu, per quello che ha vinto, ma soprattutto per come ha cambiato il suo sport, in questo momento è il numero uno in assoluto. Parliamo di una celebrità che potrebbe anche dedicarsi ad altro, ma dopo aver patito innumerevoli infortuni è ancora lì a lottare per vincere, è uno che si mette in gioco, che cambia strategia da una stagione all'altra, diciamo, una testa superiore, dai, al di là di quello che fa sul ghiaccio è una testa superiore, così francamente ne nascono pochi in generale in tutto l'ambito delle discipline sportive. Per me lui è il numero uno, ma perché io arrivo dal mondo del pattinaggio, ho iniziato a pattinare a 4 anni, più o meno le discipline del ghiaccio le ho praticate tutte, so che cosa ci possa essere dietro a sviluppare determinate abilità tecniche, e lui queste abilità tecniche le ha portate all'eccellenza. Io spesso e volentieri dico, no? L'onnipotenza tecnica che si accoppia all'eccellenza artistica, puoi anche invertire eccellenza e onnipotenza, ma cambia poco. Cioè, quello, no, siamo di fronte a the total package, come direbbero in Nord America, no? Fuori classe assoluto, che a questo punto secondo me può anche Vuoi puntare. paragonarlo a qualcuno? Devi scomodare i grandi dello sport. Ecco, Michael Jordan per esempio è uno che può stare nella stessa frase con Hanyu Yuzuru o viceversa, ma perché è gente che è avanti di testa rispetto agli altri, cioè, è gente che ha una concezione della vittoria particolare, è gente che ha lavorato sempre sui punti deboli per trasformarli in punti di forza, e possono essere tanti nella pallacanestro come nel pattinaggio di figura, e lì vedi la differenza rispetto agli altri. Poi può capitare di perdere la finale NBA, di perdere un titolo mondiale, no? Tanti episodi ci possono essere dietro il risultato. In uno sport a squadre come può essere la pallacanestro, la vittoria e la sconfitta dipende anche dai tuoi compagni di squadra, spesso e volentieri, no? Certo. Nel pattinaggio di figura chiaramente tutto è nelle tue mani, però l'incidente è sempre dietro l'angolo. Parlando di Hanyu, siamo al cospetto di un atleta che nel giro di 2 anni ha patito 2 infortuni spezza carriera, eppure lui ha saputo riprendersi. Lui ha vinto un'Olimpiade nel 2018 come non l'avrebbe voluta vincere, nel senso che lui nel 2018 avrebbe voluto presentare tutta una serie di elementi in un altro modo, ma è arrivato ad affrontare quell'evento zoppo. Altri probabilmente non avrebbero gareggiato, e lui ha presentato dei programmi, se vogliamo, conservativi per quello che aveva in testa. Cioè lui programmava da 4 anni di andare in Corea e di vincere le Olimpiadi presentando 4 quadrupli diversi, e non ha potuto perché il fisico non gliel'ha consentito. Non gliel'ha consentito perché si è sbriciolato i legamenti di una caviglia a novembre, e comunque è riuscito a portare a casa la vittoria ugualmente in condizioni precarie. Quest'anno si è trovato nella medesima situazione, è arrivato secondo ai mondiali, eppure è lì a lottare. E a maggio, nei vari show di cui ha preso parte in Giappone, tentava elementi di enorme difficoltà. Vedi il quadruplo Lutz, che fu l'elemento che lo portò al primo infortunio serio, e elementi che lui alla fine
sta iniziando a completare di nuovo. Io penso che seguire Agnew nella prossima stagione possa essere qualcosa di affascinante per tutti quelli che amano il mondo del pattinaggio e sanno che cosa ci sia dietro alla carriera di un atleta, quanto sia difficile eccellere in quel tipo di disciplina. Questo non vuol dire sminuire le altre, dire che nelle altre sia più facile eccellere, ci mancherebbe altro, però siamo al cospetto di uno sport veramente complesso, quindi per tutti questi motivi, quando uno mi chiede chi è il più grande, io dico Agnew. Poi che sia un'opinione puramente personale, che lasci il tempo che trovi, sono assolutamente convinto, però come sono convinto che lui sia più grande, ecco, quindi. Ma allora, visto che tu hai messo diciamo Agnew e Jordan nella stessa frase, secondo te loro nascono già con un qualcosa in più e ne sono consapevoli, o step by step nella loro carriera c'è un qualcosa che gli succede che gli fa scattare quella consapevolezza? Ma secondo me qualcosa ce l'hai già dentro fin dall'inizio. Questi sono atleti che oggettivamente hanno qualcosa in più nella testa, nel fisico. Testa vuol dire voglia di vincere, motivazioni che non finiscono. Cioè Jordan è uno che a 40 anni pensava di poter vincere un anello NBA, no? Con una squadra di profughi, poi tutto il rispetto per il termine che magari utilizzarlo adesso non è particolarmente appropriato. Esatto. Però il concetto è comunque hai reso chiaro. l'idea. Comunque il concetto chiaro. Comunque senza l'infortunio ai playoff sarebbe andato, Sì. con Washington. Non ci sono dubbi al riguardo. Io è uno che potrebbe dedicarsi ad altro e vivere nella ricchezza, potrebbe essere un grande allenatore, un grande coreografo, qualunque cosa, ma lui ha degli obiettivi. Il suo obiettivo è cambiare la storia dello sport, fine. E quindi vuole tentare il quadruplo axel, salto che nessuno ha mai eseguito e che in pochi hanno pensato di tentare, perché ragazzi, siamo a qualcosa di incredibile, di impensabile. Forse il suo sogno è quello di diventare il primo uomo a completare almeno una volta in gara tutti e 6 i salti quadrupli, cosa secondo me da fantascienza per 1000 motivi. Questi hanno fuoco dentro, c'è poco da fare, fuoco, testa, poi chiaramente conoscono il loro fisico, sanno che cosa possono chiedere al proprio fisico. La maturità di Agnew si è vista quando in condizioni fisiche precarie ha avuto la capacità di dire ok, io non mi posso spingere oltre un certo livello, questa gara la devo vincere lo stesso, andiamo con Tolup e Salkov quadrupli, progettiamo i programmi in maniera differente. Magari una Agnew più giovane una roba del genere non l'avrebbe mai pianificata, concepita. Insomma, sono quei fuori classe che vedi di rado. Poi Agnew è un atleta incredibile, con una storia che andrebbe approfondita, quindi penso che possano nascere anche altre iniziative editoriali su di lui, sul suo passato, podcast e quant'altro. Sì, insomma, su Agnew tanto si può scrivere, ecco, partendo dalle origini, da quando inizia a pattinare. Lui arriva al Palazzo del Ghiaccio di fatto a 4 anni perché la sorella voleva pattinare, lui fratello minore è quasi obbligato ad accompagnarlo insieme alla mamma, e tutto inizia da lì, no? E fino a vincere 2 Olimpiadi che, ripeto, per il pattinaggio è qualcosa di incredibile, per il pattinaggio in singolo è qualcosa di incredibile di questi tempi, proprio per le sollecitazioni a cui viene sottoposto il fisico, proprio per la difficoltà dei salti e via dicendo. Quindi insomma tanto si potrebbe dire sul personaggio, ecco, fin da quando magari l'obiettivo era vincere le gare giovanili, no? Sì. Le gare che si disputavano in Giappone, cioè tutto si parte da lì. Lui credo che abbia vinto il primo titolo Novice B in Giappone 9 anni, insomma 9 anni, Sì. non so se mi spiego. Quindi diciamo che questi sono i fuoriclasse che
a 9 anni battono quelli di 11, a 12 battono quelli di 15, a 14 battono quelli di 18 e a 18 anni te li trovi a lottare per un titolo mondiale o per una medaglia d'oro olimpica, cioè, atleti che sono avanti, ecco, rispetto agli altri. Agnew è uno che, insomma, inizia a essere competitivo in categoria maggiore, no? Nella stagione 2010-2011, quindi quella post Olimpiadi di Vancouver, e ci avviciniamo alla stagione 2019-2020. E nel giro di 9 anni il pattinaggio maschile è cambiato radicalmente, perché nel 2010 chi vinceva l'oro olimpico non eseguiva salti quadrupli. Nel 2022 chi vincerà l'oro olimpico probabilmente ne tenterà 4 diversi, se non 5 diversi, cioè 2 epoche lontane anni luce, non 12 anni. Insomma, tutto questo è testimonianza della grandezza del soggetto, ma comunque in generale della grandezza di tanti pattinatori che si stanno esprimendo ad alto livello in questa fase storica. Poi è chiaro che il pattinaggio artistico presuppone che ci siano anche altre qualità che vanno oltre il saper saltare, e forse di questi tempi l'aspetto artistico, anche per via del regolamento, per certi versi discutibile, è passato in secondo piano. Ecco, Agnew è uno di quelli che riesce a coniugare i 2 aspetti, e solo per questo è un grande. Poi c'è tutto il resto. Conta di più vincere tutto in pochissimi anni e poi dire ok, basta perché ho raggiunto tutti i miei obiettivi, cioè è sempre difficile riuscire a... Quindi per Massimiliano Ambesi il GOT? Ma io non ho una risposta, perché dipende dagli sport. La somma di cosa? Oppure... ma non c'è una risposta, dipende da tanti aspetti, dipende da come tu cambi anche la tua disciplina, no? Perché per me Agnew è il più grande di sempre, al di là del palmarès del pattinaggio, perché è uno di quelli che ha contribuito a cambiare la disciplina e ha fatto sì che i regolamenti venissero cambiati, e peraltro li hanno cambiati per non avvantaggiare lui, no? Ma lui questo non te lo dirà mai. Lui piuttosto lavora su se stesso per cercare di diventare un atleta in grado di vincere con quel regolamento, e anche da questo aspetto vedi la grandezza dell'atleta, no? E la piccolezza del commentatore come posso essere io, no? O analista, che vedo dei regolamenti che non stanno in piedi e mi incazzo, proponendo anche delle soluzioni, ci mancherebbe altro, no? Invece Agnew non si piange addosso, si rende conto che ha bisogno del Lutz Quadruple per vincere le gare, e allora lavora su quello. Poi non è che ti svegli la mattina e dici vado a fare un quadruplo Lutz, non è proprio così, ecco, però c'è chi può, lui può. Io penso che sia importante avere la possibilità di scegliere, ok? Diciamo che una società evoluta deve consentire ai bambini di scegliere, però il bambino deve scegliere avendo cognizione di causa per quanto ne possa avere. Cioè, parlavamo di Agnew che inizia a pattinare perché per una serie di coincidenze finisce al Palazzo del Ghiaccio di Sendai, no? Per seguire la sorella, però vedi anche lì è un fenomeno sociale. Cioè, che cosa avviene? 1998, Olimpiadi invernali in Giappone, Nagano, ok? Il pattinaggio nelle Olimpiadi precedenti era stata una disciplina comunque capace di ottenere buoni risultati, no? Il Tomidori conquista una medaglia storica per il Giappone, Sato Yuka si piazza comunque nelle prime posizioni senza conquistare medaglia. Nel 98 magari uno si aspetta grandi risultati dal Giappone nelle Olimpiadi di casa, ma il Giappone arriva ad affrontare quelle Olimpiadi con una squadra di tanti giovani, tra cui una che vincerà il titolo olimpico nel 2006 e sarà il primo titolo olimpico della storia vinto dal Giappone, no? Però nel 1998 era una ragazzina alle prime armi o quasi, no? Arakawa Shizuka. Però cosa succede? Che in quei giochi olimpici quasi tutta la squadra di pattinaggio di figura si allena in questa località della prefettura di Miyagi che si chiama Sendai, no? Quindi cosa succede? C'è grande clamore nella zona, perché si dice ma com'è possibile, no? Che tanti atleti
pratichino questa disciplina, perché mi pare che 5 addirittura studiassero in loco, più un altro che pattinava in quel momento in coppia, che si allenava con un tecnico di Sendai, no? Quindi il fatto che ci fosse questo interesse per il pattinaggio a Sendai, che ci fossero tutti questi atleti alle Olimpiadi, ha fatto sì che in tanti si avvicinassero. Quindi la sorella maggiore di Aniu dice voglio andare a pattinare, la mamma porta al Palazzo del Ghiaccio Aniu, la sorella maggiore. 1998, da lì loro iniziano a pattinare nel 99, ok, passano quanti anni? 2014, 15 anni? 15 anni. Aniu diventa campione olimpico, il primo maschio nipponico a vincere un titolo olimpico nel pattinaggio, no? A volte la disciplina la scopri per caso, e ok, qui parliamo di un bimbo di 4 anni, però in altri casi, se tu hai la possibilità di scegliere perché qualcuno ti presenta un panorama di opzioni, magari ti appassioni a uno sport, sempre che tu lo possa praticare, che sia alla portata delle risorse della famiglia. Questo è un problema, per esempio, che riguarda il pattinaggio. Il pattinaggio purtroppo non è una disciplina per tutti, e per pattinare devi avere un benessere non indifferente, cioè devi avere una famiglia che ti finanzi in maniera massiccia, perché è una disciplina che ha dei costi. Crema Imperia Ovest, solo chiacchiere e ritorno. Esatto. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao ciao.